Panigacci are small flatbreads typical of Podenzana, Italy, where we are today. Although small, they truly reflect the history of the territory here and its people, from the flour to the actual cooking vessels used to prepare them. We're going to follow brothers Matteo and Roberto that run the Da Gambin restaurant here in Podenzana. They make thousands of panigacci every day during service, and their surname is actually Podenzana. But first, Matteo is going to take us to a local workshop, the only one here in fact, to see how testi are made, the cooking vessels of the iconic panigacci. Let's go. Buongiorno. Claudia, piacere. Panigacci are cooked in special terracotta vessels called testi. They share the same name as the pans we saw in the previous episode with testaroli, but they're a little different. Smaller, concave, and always made of clay. Father and son Mario and Riccardo run the only workshop in this part of Tuscany still making testi. The workshop began with Mario's grandfather, then passed down to his mother, and today they supply around 40 local restaurants. Testi were traditionally made by hand, first flattened with an iron mold, then shaped with a softer wooden one. Today, the workshop uses this press to speed up the process. After they're shaped, the testi need to dry for a few days before being baked in the kiln. La camera di essiccazione. Okay, dove vengono fatti asciugare. Tra l'altro si utilizza il calore di recupero del forno, okay? Avviene in maniera quasi completamente naturale, nel senso che non viene scaldata in maniera, ma recuperando il calore di produzione del forno di cottura viene scaldata la camera e i testi riescono a scaldare. While for testaroli, the old terracotta pans were replaced in the 20th century by cast iron, here in Podenzana the testi never made that transition. E c'è un'altra grossa differenza tra la comunità di Podenzana e la comunità pontremolese, quindi del testo di Ghisi e del testo di Testarolo. Noi siamo una comunità prettamente agricola, okay? E se andiamo indietro negli anni, probabilmente da un punto di vista culturale e anche di cultura e di educazione molto più basica, okay? Eravamo fondamentalmente dei contadini e dei boscaioli, e a Pontremoli c'è una cultura molto più importante. C'era sede di notai, avvocati, professori, studiosi, e quindi questo ha permesso, loro scrivevano. A noi abbiamo tramandato queste cose da padre in figlio e a livello orale, ma non le abbiamo mai scritte. There are no written records explaining why, but there are strong links to the local geography and the clay found in this valley. In questa montagna qua, quella che tu vedi là, che ci divide dalla provincia di Spezia, dal comune di Bolano, c'erano delle vecchie cave, soprattutto di produzione, si trovava un sasso, che si trova ancora tutt'oggi, che è questo sasso definito sasso morto. È un sasso che si sfarina molto. Okay? Se tu lo batti, vedi che si sbriciola, sì. Okay? E viene battuto addirittura con le mani, e ha questa caratteristica che quando tu lo batti col martello fa questa polvere, questa sabbia, che diventa sabbia, che poi viene setacciata e mescolata con l'argilla e ottieni questo impasto dal quale viene poi prodotto il testo. Ed è questa economia ha permesso, per una serie infinita di motivi, ti ripeto, che qui si è continuata la produzione del testo di terracotta. Insieme ovviamente alla produzione del panigaccio. Even though the food I feature on my channel is often not so well known, I'm always amazed at how many of you reach out with your own version,
sometimes from the other side of the world, sometimes passed down from your nonna's kitchen. I see a lot of you baking bread, making cheese, sometimes even curing ham. With so many recipes and variations being shared, it can be difficult to keep them all organized. And that's why today I want to share Resimi, the sponsor of today's video. Resimi is the easiest way to save recipes from Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, or any recipe website. The full instructions and ingredients appear step by step, and you can even snap a photo of your favorite cookbook or something handwritten, so everything is in one place. Once the recipes are saved, you can organize them into your own cookbooks, plan meals for the week, and even create a grocery list with one click. You can try it out with an exclusive 2-week free trial using the link in my description. Thank you to Resimi for sponsoring today's video and supporting the Lost Breads of Tuscany series. We now move to the restaurant where Matteo's brother Roberto is going to show us how panigacci are prepared. Questa è farina macinata a pietra, abbastanza scura, di grano della Lunigiana, ma grano bollero. Mettiamo un po' di sale. L'acqua io ce la metto un po' tiepida. E l'impasto del panigacci come deve essere? Un abbastanza denso, però non che si possa lavorare con tipo una pastella, ecco. Quindi non è un impasto che lievita, giusto? No, non ci va lievito, non va neanche fatto riposare, anzi, più fresco è e meglio è. Ci vuole un po' di energia. Di solito ogni chilo di farina ci viene sui 15-20 panigacci. Quando ci lavoriamo si arriva anche a qualche migliaia. Originally, panigacci were made with millet flour, farina di panico, which might even be where their name comes from. Ecco, andiamo. Fuoco di sotto, pronto. Roberto starts by heating the testi over the fire. The testi reach up to 400 degrees Celsius. Sono caldi, vedi questi sono caldi, puoi sentire. Vedi che cambia anche il colore tra il caldo e il freddo, sì, diventano più rossi, diciamo, rossi, caldi. Sì. Noi abbiamo questo sistema, una ruota per agevolare un po' il lavoro, prendere meno caldo e scalda più testi. Questi ora sono molto caldi, bisogna aspettare che raffreddano un attimo. He then pours the butter inside and stacks the testi one on top of the other. Ci vuole sui 3 minuti, 4 minuti, ecco. La difficoltà nel panigaccio è il calore del testo, perché se il testo è troppo caldo brucia, invece se è troppo freddo si attaccano. Sì. E allora ci vuole un po' di mano, un po' di esperienza, ecco. Vedi, iniziano a cuocere dentro, si staccano e iniziano a cuocere. E questi vanno mangiati con i salumi, si piegano, salumi, formaggi, si mangiano così come un panino. Sì, hanno proprio questo odore. Col testo gli rimane la fragranza del testo, perché se li levi un po' prima, morbidi, si possono cuocere come i testaroli, come hai visto, conditi con il pesto, fatti cuocere. Se li lasci diventare abbastanza secchi, invece mangiano con i salumi, i formaggi. Ecco fatto. Ce n'è ancora.
Vedi? Queste qua è freddo. Roberto and Matteo can make hundreds of panigacci a day. When service is busy, the testi go straight back on the fire to make more. Questi infatti sono vissuti, vedi, c'è certi più nuovi, certi più rotti. Noi, vedi, questo ha perso già un po', questo è più nuovo. Diciamo finché vanno, noi li tiriamo. Il panigaccio si mangia con le mani, perché nasce come un piatto della condivisione, un piatto in ambienti rustici in comune tra la famiglia ed altre famiglie, e si mangia con le mani. Tu scegli quello che ti piace abbinarci, lo metti in mezzo e poi lo pieghi a metà. Che formaggi ci sono qua? Allora, si usano in linea di massima, si usano sempre formaggi morbidi. Quindi la tradizione vuole che siano stracchino o certosa o comunque formaggi primo sale, formaggi molto morbidi. Altra cosa, tu lo metti in mezzo, non lo stendere, ok? Sì. Ok, prendi in mano il panigaccio, Sì. ok, pieghi Lo devo schiacciare. e schiacci, esattamente. Ce lo devo proprio... Ok. E lo mangi esattamente così. Sì, sì. Cioè noi abbiamo un concetto di base che il panigaccio è un prodotto tipico e questo noi siamo tornati lì. Soprattutto una volta non si macinava a cilindro, ma si macinava a pietra e questo permetteva di avere un prodotto che fosse il più naturale possibile, il meno, diciamo, il meno fine, raffinato, ok? sì, sì. E quindi abbiamo un prodotto che è sì più rustico, sì più ruvido, come lo definisco io, più brutto rispetto a tanti pescatori che sono belli bianchi, belli puliti, belli precisi, però secondo me in bocca è più vero. Sì, 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 ma è vero, cioè ovviamente è ruvido, però è proprio quella bellezza del prodotto rustico, c'è anche a tenerlo in mano, si sente proprio che è stato cotto Lo a senti? caldo. Sì, Cioè, il testo fatto a dà mano, sì, sì. questo colore e questa sensazione molto ruvida, molto rugosa, soprattutto permette a quelli che sono i sapori e i profumi che derivano, che vengono dal legno. E poi è bellissimo comunque anche quel contrasto tra caldo e freddo, tra il formaggio fresco e il panigaccio caldo. Che è completamente diverso rispetto a Sì, testarolo. e poi non è secco, cioè è ruvido, è rustico ma non secco. Ma perché? Sì, sì. Allora, intanto ha questo spessore che permette all'interno di mantenere un grado di umidità. Questo tipo di farina permette comunque di mantenere una fragranza, una friabilità anche quando diventa un po' più freddo, altrimenti con le vero. farine tecniche avresti un prodotto che tende ad elasticizzare, ma perché sono nate per la Sì, sì, panificazione, non per queste cose. E poi hai dentro questi piccoli buchini che sono dovuti diciamo, al vapore che se ne va, che lasciano questo senso di crack quando lo mastichi. Il testarolo invece ha una cottura diversa, una consistenza diversa. Sì, un po' più spesso. È leggermente più spesso, è molto più spugnoso rispetto al panigaccio, ma perché non fa questa crosta dura sulla prima, anche perché comunque le quantità sono diverse, il guardo di umidità è differente e poi nasce per essere mangiato in una maniera diversa. C'è stato un periodo in cui il panigaccio è completamente scomparso dalle case e poi è piano piano ritornato. Cioè, prima ti dicevo si utilizzava la farina di panico, l'arrivo della ferrovia ha poi portato l'arrivo di grani, l'uso di farina bianca, l'uso di farine un po' più raffinate e tutto quello che era legato alla produzione vecchie, c'era stata una sorta di negazione su tutto, di rifiuto su tutto. Ed era quasi completamente scomparso, rende un prodotto che è probabilmente, come ti dicevo, un po' più bruttino, un po' più ruvido, però secondo me rispecchia un po' più il territorio, rispecchia un po' più le persone che siamo, è più, tra virgolette, vero. Thank you so much for watching. I hope you have enjoyed learning more about the panigacci. I love the rustic nature of this bread and I'm so glad that Matteo and Roberto welcomed me here at Dagambin. If you want to learn more about the region and haven't watched that video yet, I suggest you catch up on the testaroli video. I'm going to link it up here. This is another traditional flatbread from this part of Tuscany, prepared in a similar way but with a very different cooking vessel and also eaten in a different way. So I hope you have a bit more time. I'll see you in that video.